Tell me what's inside your heart. We don't wanna start a cult for two. Tell me if it's all facade. Nowadays it's so easy to believe what you want, ain't no reason to perceive. Every phone's a TV selling fairy tales for cheap. And if I climb 100 feet I might fall before I jump off. Dive in the oasis, a mirage to whatever's in this place, yeah. I accept illusions and they might be in my head. ChatGPT told me that I'm better off dead, so dead. Allora, l'appartamento stupendo, però c'è il pavimento bagnato. Vai. Sapone, cioè acqua. Questo non è sapone. Ah, sapone per lavarsi, 0. Sapone per i piatti uguale, sempre con l'acqua. Ah, meno male, almeno gli asciugamani ci sono. Questi sono gli amici di Ivano. Allora, ce l'abbiamo fatta a farci un giro a Varsavia. Cioè, oddio, adesso siamo appena arrivati, non ho visto ancora niente, nel senso domani ci vediamo un po' la città. Adesso vado a prendere la giacchetta che fa freddo in Polonia, cazzo. Allora, noi siamo proprio qui nel centro di Varsavia. Oggi l'obiettivo è di mangiare qualcosa di caratteristico della cucina polacca, visto che l'ultima volta abbiamo mangiato in un ristorante italiano. Ah, il Carrefour. Devo comprare il sapone perché quei pulciari nell'appartamento neanche il sapone mi hanno messo. Devo decidere se spendere 6,99 € per un flacone da 5,50 o 6,99 € per uno da 100. Qua come funziona? Non hanno l'euro, quindi è tutto in zloty polacchi. Insomma, 1 euro sono 4,25 zloty. Non ho idea di cosa prendere. I have question. Cutlet? Where is? Just a second. This one. Okay. This beer, like IPA? No. No, that's the thing. It's good? Okay. I don't know. Maybe you want to try this old Polish? Da. Yes. Lager. It's a little bit sweet and dark. Okay. Polish honey. Okay, yep. Thank you. E allora, cotoletta polacca che c'è aggiunta di purè e krauti. Ah, buona. Birra al miele. Sembra più una corona zuccherata. E finiamo con una bella torta di mele. Quindi quanto abbiamo speso alla fine per una cotoletta, una birra, una bella torta alle mele? 104 zloty, che sono più o meno 24,47 €. Tra l'altro ho avuto anche una ragazza polacca, Dominika. Chissà che fine ha fatto, non so neanche dove abita, dove sta. Adesso noi siamo qua al centro, dovrebbe essere il quartiere Praga. Forse sarei dovuto venire qua a mangiare. Penso sia una delle piazze più belle che abbia mai visto. Oltre a quella a Roma, ovvio, vabbè, in Italia ne abbiamo tante di piazze bellissime, ma cazzo questa è proprio bella. Le farmacie anche qua si chiamano Apteca. Ok, quindi siamo finiti nel quartiere, diciamo quello storico. Adesso domani mi informo perché è troppo figo questo posto.
e poi là vabbè, abbiamo la parte moderna. Che cura, alla fine io ho preso un appartamento a caso, volevo un appartamento in centro per andare a piedi, non stare lì a usare la macchina, e questo era quello che costava meno, ho speso 116 euro per 2 notti. Sì, potevo spendere molto meno, ma erano tutti un po' fuori, quindi avrei dovuto prendere mezzi e cose. Invece qua c'è il parcheggio comodo, c'è tutto, qui a 2 passi, e c'è questo centro storico fantastico. Penso che il prezzo ne valsa molto la pena. Soddisfatto, quasi come la casa in Lituania, ma non siamo ancora a quei livelli, quella casa è imbattibile, quella era veramente stupenda e so che ci tornerò prima o poi. Volevo andare a casa e posare la busta, che è un po' pesante con le bottiglie, ma man mano che andavo avanti trovavo sempre qualcosa di wow. E alla fine non so neanche più dove cavolo sono, non so quanto ho camminato. Adesso mi toccherà camminare indietro con la busta, cioè ma sta città è fantastica, è bellissima, io non ne avevo idea. Ok, dopo questa bellissima anteprima me ne vado a casa perché tira un vento di merda che io non sopporto, il vento freddo, e poi perché sono a pezzi, oggi mi sono sparato 7 ore di macchina, basta. Andiamo a dormire, così almeno domani mattina ci alziamo presto e cominciamo a vedere un po' di cose che ho già puntato qualche chicchetta. L'unico papa che mi sta veramente simpatico. Cioè sarà tipo il 10° camioncino che vedo che continua a raccogliere i rifiuti. Mi stupisce il fatto che sia così pulita, sembra quasi finta, sembra veramente una città dei Lego, per quanto è pulita è perfetta, è tutto al suo posto, bella. Sono curioso di vedere com'è di giorno, spero domani ci sia una bella giornata, visto che è l'unico giorno in cui mi fermo. E poi lunedì si riparte. Poi le signore si divertono. Comincia il nostro giretto per Varsavia, prima tappa colazione. Anche se sono già le 11, me la sono presa con comodo. Io mi faccio ispirare dai vicoletti. È pieno di musei. Basta che apri Google Maps, c'è solo musei praticamente. Allora, vediamo di seguire anche un po' l'itinerario, tanto ci sta portando nella zona di ieri sera dove è pieno di ristorantini e bar, quindi per fare colazione da qualche parte si troverà. Oh, che bello, che sto finalmente camminando. Devo scegliere solo un bar, c'è l'imbarazzo della scelta, con che criterio puoi scegliere un bar dove fa colazione? Senza altro, forse, oppure fuori la porta della città nuova. Nella città nuova, sì. Perfetto, grazie mille. Visto che i menù sono senza fotografie, niente, non sai cosa ordinerai, la soluzione migliore secondo me è ChatGPT. Gli fai la foto del menù e gli dici voglio fare una tipica colazione polacca, tu gli carichi le foto del menù e lui ti descrive esattamente che cos'è. Mi prenderò il Jax
benzina. After everything I've heard, how could I be so dumb? How could I be so blind and still I spent a lot of love on you, wanted just to see it through, wanted more than I could have, wanted just to get it back, spent a lot of love on you, really I shouldn't have, 'cause really you could have too, instead you just cut me loose, spent a lot of love on you. Spent a lot of love on you, wanted just to see it through, wanted more than I could have, wanted just to get it back. Spent a lot of love on you, really I shouldn't have, 'cause really you could have too, instead you just cut me loose. Spent a lot of love on you. Mio Dio. Ah, sembrava quasi che girasse tutto. È stato tremendo. Che brutta esperienza. Ah, ok, thank you. E ok, abbandoniamo il museo dell'illusione. Ah, gli artisti di strada mi piacciono troppo. Noi siamo qui.
la prossima tappa dice 56 minuti. Ah no, 31 minuti a piedi. Oddio, si potrebbe anche fare. Oppure... Bad luck, yeah, habit. It's a time suck, fried and battered. Mama's done found madness. I need a do-over, 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 do. It's overdue, 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 overdue. I need a do-over, 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 do. It's overdue, overdue, overdue. I don't know just how to say it. Just say it. I'm not feeling at my best. At my best. It's getting harder every day. But I'm about to break cause I don't know how much more of this I can bear. Cioè, adesso che mi sono fatto un giretto col monopattino non ve lo posso dire. No, cioè ve lo dico anche a favore di luce. Ve lo dico pure in romano. Per me Varsavia è una città che gliel'ha fatta. Ma gliel'ha fatta veramente, cioè è bellissima, è tutta pulita. Ma porca puttana, cioè neanche... Guarda, neanche sta merda mi dà fastidio. Guarda che palazzo. Palazzi storici, palazzi moderni, ricca di servizi, bella. Io adoro questa città, cioè non ne avevo idea, non avevo proprio idea, ma mi dà l'impressione di una città che ha proprio realizzato quello che doveva fare. Non so come esprimerlo, cioè nel senso, secondo me l'idea di grossa città è così, tutta organizzata, non c'è neanche troppo traffico ed è domenica. Dovrebbero essere tutti in giro, vabbè, chissà, magari nei giorni lavorativi vedremo domani mattina. Però ci sono già passato 2 volte e non ho mai beccato traffico nemmeno in tangenziale. Per il turismo, è una città proprio adatta per il turismo. Cioè è una città dove non sei scomodo. Adesso ho appena chiesto indicazioni a una persona perché non riuscivo a trovarlo. Carini anche qua, molto carini. Poi tutti parlano inglese, incredibile. Tutti parlano benissimo l'inglese. Allora dovrebbe essere questo il palazzo. E se ci sono i bambini vuol dire che siamo nel posto giusto. Nel dubbio seguiamo i bambini. Benvenuti nel mondo dei barocchi. Praticamente sto riguardando Varsavia in miniatura, ma io potrei stare qua tutto il giorno, cazzo, mi viene da piangere. Sometimes I feel my eyes there. Maybe tonight, baby, could I love instead? Yeah, I'm still living deep in my head. Sometimes I feel my eyes there. Maybe tonight, baby, could I love instead? Io voglio fare modellismo, cioè guarda sta macchina che va sullo sterrato, è perfetta, ma guarda quanto è figa. Certo dovrebbero pulirla un po' e sistemare queste ruote, ormai ha finito la gomma, sta andando col cerchio.
Questo sta andando in retromarcia. Non mi sentivo così bambino da non so quanto tempo. Sono emozionato, un deficiente. Oh no, la polizia, no, porca puttana. Qui c'è corso una manifestazione contro l'uso abusivo delle miniature che potrebbero finire molto male. Questi non hanno capito un cazzo di cosa sta succedendo, però vabbè. Ok, 24 minuti a piedi, si può fare. Facciamo i miei 10.000 passi in questa splendida città. Ecco, sono riuscito a capire bene perché mi piace tanto questa città. Non si vedono mai macchine in doppia fila. Sembra che ci sia posto per tutti. E i mezzi sono sempre a portata di mano, quasi quasi prendo un tram. L'unica pecca oggi è che non c'è il sole. Allora, noi dobbiamo prendere il 33. Ho fatto il biglietto con l'applicazione. Sorry, valid ticket. Scan. Ah, ok, thank you. Vi consiglio di fare il biglietto con l'applicazione, è semplicissimo. Scarichi l'applicazione, carichi tipo di 10 o 20 monete polacche. Poi quando devi validare il biglietto, man mano ti scarica quei soldi che hai speso. Adesso ho speso 3,44 monete polacche, non so quanto sia. E niente, siamo sul tram e andiamo. Ok, mi è venuta fame, penso di aver trovato il posto giusto per mangiare qualcosina. Questo è fantastico, ho l'imbarazzo della scelta, cioè non è che non so cosa mangiare, è che vorrei provare tutto.
Insomma, hanno fatto tutto questo sottopassaggio per l'elettronica. Avevo letto museo del computer, videogames. Vabbè, c'era qualcosina, ma non lo definirei un museo. Lo so, mi piacciono le stronzate. Ho quasi tutte le batterie scariche, telefono, camera, microfoni. Sono al 15%. Quindi per adesso basta, vediamo stasera cosa fare. We stood in the moonlight, it's something sweet. Let it wash over all of me. With you I form my company. Forever close to the unknown. There's no doubts and no regret. Happy before we get another day to do it all again. È sempre un po' triste mangiare da soli, ma se sei un viaggiatore solitario come me ti ci devi abituare, specialmente se sei sposato e non puoi neanche rimorchiare. Un po' la curiosità di aprire Tinder, vedere cosa c'è qui è tanta, ma evitiamo qualsiasi tentazione. It's simple, beautiful, it's all we need. Chasing the wonder. Avrei voluto fare qualcosa stasera della movida, non lo so, visitare qualche punto carino, però sono così stanco che sono le 10:30, oggi ho fatto i miei 20.000 passi, domani mi devo sparare quasi 7 ore di macchina fino a Vienna, quindi voglio essere bello riposato. Devo anche rifare le valigie, sistemare tutto, quindi andiamo a letto. Varsavia, tanto la potremo vedere un'altra volta, spero. È bellissimo, una città stupenda, io te la consiglio vivamente. Se devi passare da Varsavia fatti almeno un paio di giorni, perché ne vale veramente la pena. Anche Vienna vorrei fare un paio di giorni, ma insomma il budget è quello che è, probabilmente lo farò poi con mia moglie più avanti, però tanto domani se arriviamo a un orario decente magari mi alzo presto la mattina e parto presto, riusciamo anche a vedere qualcosa di Vienna verso sera, come sempre, purtroppo. E vabbè, è così, magari se un giorno farò un youtuber, un influencer, quello che è, farò tappe più lunghe dove potrò raccontare più cose, perciò seguimi, che cazzo ne so, fa come ti pare. Tanto quello che potevo farti vedere ti ho fatto vedere, alla fine ho fatto vedere solo minchiate oggi, quindi magari la prossima volta sarà un viaggio più culturale. Nothing's promised to you in this life, but it's there for us to take. So live well before we break. Allora, sto vedendo adesso il percorso da Varsavia a Vienna, perché io devo arrivare a Bolzano e Vienna è proprio sulla strada. Dovrò passare per la Repubblica Ceca, ma non mi fermo come pensavo, perché alla fine sono solo 5 ore di strada più o meno. A sto punto faccio una tirata, sono 6 ore e mezza fino a Vienna, ce la posso fare tranquillamente. E niente, non ho grosse pretese, l'importante è che sia una camera singola, non voglio condividere camere con qualcuno, non perché non mi piace la gente, ma perché ho le valigie. E poi non ho grosse pretese, l'importante è che ci sia un letto e una doccia, vabbè, il bagno ovvio. Letto matrimoniale, 30 euro. Abbiamo finito di prenotare l'hotel a Vienna, la vignetta per la Repubblica Ceca, la vignetta per l'Austria,
Non serve il bollino ambientale perché non è un veicolo commerciale, così c'è scritto su internet. Mi raccomando, controllate sempre queste cose, se non dovete andare in altri paesi, controllate sempre se serve qualcosa, piuttosto che dell'intelligenza artificiale, se serve pagare vignette, bollini. Stavo dicendo ieri che a Varsavia non c'è il traffico, è ben gestita, mi rimangio tutto. Ovunque ti giri ci sono bar e ristoranti, ma veramente tanti. La cosa strana è che c'è una puzza di fritto per tutta la città, ma veramente tanta. Come mi ha fatto venire voglia di cotolette. Tutti con l'Aperol Spritz. Comunque tra odore di fritto e odore di piscio, sta città proprio...